Argomento del video di oggi: Triumph Daytona 660. Questa moto ve l'ho presentata in modo molto approfondito sul nostro canale. A proposito, vi siete iscritti? Dai, siamo vicini ai 100.000, fatelo. A lei abbiamo dedicato un video giusto all'inizio del 2024, ve lo metto qua sopra per comodità. Ora è venuto il momento di provarla su strada. Non vi stresso troppo con numeri e dati, però anche a chi è particolarmente pigro, non ha voglia di vedersi il video, un piccolo riassunto comunque può fare comodo. Parliamo di una moto sportiva stradale che ha come concorrenti principali moto come Aprilia RS 660, Honda CBR 650R, Suzuki GSX 8R, Yamaha R7, solo per citarne alcune. Il suo obiettivo? Continuare, anzi allargare il successo che la piattaforma 660 ha portato alla casa di Hinckley, capace di vendere 40.000 Trident e Tiger 660 nel mondo, moto che hanno portato al marchio numerosi nuovi clienti, giovani e ragazze. Con la Daytona 660 quindi Triumph allarga lo spettro, anche se parlare di piattaforma in questo caso non è proprio così esatto, visto che sulla Daytona 660 troviamo oltre il 60% dei componenti dedicati solo ed esclusivamente a lei. Un esempio: il 3 cilindri ha alberi a camme e alberomotore dedicati, l'iniezione può contare su una batteria di 3 corpi farfallati da 44 mm al posto del singolo di Tiger e Trident. Soluzioni che infatti fanno aumentare la potenza fino a 95 cavalli a 12.650 giri, regime da vera sportiva. Il cambio è diverso, con i primi 3 rapporti più lunghi e gli ultimi 3 più corti rispetto alla Trident, e la corona però resta un bel padellone da ben 51 denti, con un pignone che ha un dente in meno rispetto alla Naked. C'è la frizione antisaltellamento, il telaio è diverso perché deve ospitare un airbox più grande, le ruote sono più leggere. I freni con pinze radiali progettati per lei insieme a Hota One. Diciamo che nelle sorelle con lo stesso motore sulla Daytona resta pochino. Il pacchetto elettronico della Daytona è direi completo, presente l'acceleratore elettronico con 3 mappature, Rain, Road, Sport, che agiscono anche sul livello di intervento del controllo di trazione, che è abbinato a ciascuna mappatura e che in modalità Sport, secondo Triumph, consente anche di guidare la moto in pista. Il controllo di trazione comunque può essere anche disattivato completamente. In questo contesto dispiace un po' che il cambio elettronico non sia di serie, ma siccome siamo incontentabili, no? È disponibile solo come optional. Ci sarebbe, devo dire, stato bene, ma sicuramente non avrebbe consentito a Triumph di fermare il prezzo della Daytona sotto la soglia fatidica dei 10.000 euro, 9.795 euro per l'esattezza. Triumph ha scelto l'acciaio come materiale per telaio e forcellone. Il reparto sospensioni sembra essere adatto all'utilizzo che la moto si propone, quindi sportività sì, ma senza eccesso. Showa marchia sia la forcella Big Piston da 41 mm non regolabile, sia il monoammortizzatore regolabile solo nel precarico. Qualche numero importante per leggere meglio la nuova Daytona 660. L'interasse, devo dire, è piuttosto generoso per il segmento, parliamo di 1425 mm, il peso invece si ferma a 201 kg in ordine di marcia. La sella è a 810 mm, ma volendo in opzione c'è anche quella ribassata da 785 mm, quasi da custom. Insomma, i numeri li ha tutti. Vediamo di capire adesso come la Daytona questi numeri li mette a terra. Bene, eccoci in sella alla Triumph Daytona 660, vediamo cosa ci si trova davanti quando si sale a bordo della nuova sportiva Triumph. Come potete vedere, la piastra di sterzo abbastanza particolare e abbastanza avanzata rispetto al perno e non così larga, i tappi della forcella SFF Big Piston della Showa non regolabile, semimanubri come potete vedere sono sopra la piastra di sterzo, quindi una posizione sicuramente da sportiva stradale, ma
forse un filino più chiusi di quello che mi sarei aspettato, ma al di là di quello poi la moto la proveremo. Strumentazione, chi conosce le 660 Triumph la conosce sicuramente bene. Parliamo di una mix tra TFT che è quello sotto e LCD, tutto è abbastanza compatto, abbastanza anche chiaro e leggibile. Le mappature si comandano dal tasto M qua sotto del blocchetto sinistro, basta schiacciare una volta, ogni volta cambia una mappatura. Come potete vedere sono 3: Rain, Road, Sport. La conferma avviene con Enter, quindi in questo caso poi confermiamo la mappatura che abbiamo ingaggiato. Per navigare nel menu si usa il comando a 4 vie qua, che consente di spostarsi all'interno dei vari menu, e quando si è dentro all'interno dei vari menu si può con i tasti sinistra e destra navigare all'interno dei menu stessi, quindi tutto molto semplice, molto chiaro. Se andiamo dentro nel main menu, confermiamo, ci sono tutti i settaggi che si possono fare di questa moto, compreso la regolazione del LED del cambio marcia, o magari anche andando a disattivare per esempio il controllo di trazione, che qui è disattivabile come potete vedere. Più o meno è tutto quello che c'è, molto semplice, razionale, niente di esageratamente complicato, funzionale a quello che deve fare questa moto. Torniamo nel menu principale e accendiamo, che non parte perché ovviamente devi. Prova finita, finalmente un giorno senza pioggia, quindi abbiamo potuto provare la Daytona in modo corretto, come si deve. E inizio dalla ergonomia. La moto è assolutamente leggera da utilizzare, molto leggera da tirare sul cavalletto, sella a 810, come vedete io tocco con entrambi i piedi a terra perché la zona di calzata qui è davvero fatta bene, molto snella. Ecco, l'unica cosa che magari mi viene da segnalare è che chi ha la gamba come la mia, come potete vedere, l'angolazione della gamba è corretta, le pedane non sono troppo arretrate, ci sono tutte queste un po' superfici lavorate qui sul fianco che chi non ha la gamba lunga potrebbe andare a intercettare. Niente di fastidioso ovviamente, però ci sono moto un pochino più lisce, mentre chi ha la gamba un pochino, diciamo la tibia un po' più lunga, magari sicuramente troverà spazio all'interno dello scavo del serbatoio. E quindi da questo punto di vista qua i pedani sono abbastanza, come ho detto, centrali, e dal punto di vista dell'ergonomia, già che ne sto parlando, devo segnalare che magari sì, potevano essere un filino più arretrate, ma c'è un problema anche un po' di spazio. Come potete vedere, quando si va a guidare in punta, io che ho il 44 vado un po' a toccare la pedana del passeggero. Manubri, come vi ho detto nella spiegazione del cruscotto, mi sarei aspettato di trovarli un pochino più aperti. Questa posizione non è una posizione stancante, lo schiumato della sella lo trovo assolutamente centrato, è sostenuto il giusto, non troppo morbido, non troppo rigido, quindi devo dire promosso da questo punto di vista qua. Anche la conformazione della sella mi piace, ci si sta bene. I manubri sono forse, ma qui magari entriamo anche un po' nel gusto personale, un pochino più stretti di quelli che mi sarei aspettato. Se fossero stati un pochino più larghi avrebbero potuto offrire probabilmente un braccio di leva ancora più vantaggioso, rendendo la moto ancora più maneggevole. Le finiture sono di buon livello, considerato il livello di prezzo della moto. Segnalo che la frizione non è regolabile, secondo me su moto di questo tipo, che vanno in mano un po' a tutti, anche a ragazze che magari hanno la mano un po' più piccola, le leve dovrebbero essere entrambe regolabili, però è una mia fissa questa, lo sapete. Motore, allora, l'argomento motore è quello più interessante perché il 3 cilindri è veramente favoloso. Ha fatto un bellissimo lavoro Triumph nel portare il 660 a competere con i bicilindrici di questa categoria in cui peraltro però, visto la potenza 95 cavalli, possiamo inserire anche il 4 cilindri della Honda CBR 650R, che proveremo presto tra l'altro. Devo dire che però il motore è il punto forte della moto, bellissima, la rapportatura resta corta, a 130 all'ora il motore gira
a 7000 giri, quindi è un bel girare. Con la corona è rimasta da 51 come sulla Trident, c'è un pignone con un dente in meno, ma sono cambiati tutti i rapporti interni del cambio, le prime 3 marce sono più lunghe. Non ho trovato una rapportatura, diciamo, trialistica un po' come quella che c'è sulla Trident, ho trovato una rapportatura secondo me corretta, comunque sempre tendenzialmente impostata sul corto. Le rotonde le fai in quarta, quando guai nel misto guidi tra terza e quarta, insomma usi marce alte, ma perché comunque a parte i rapporti corti il motore c'è sempre. L'erogazione è davvero super azzeccata, il motore è super elastico, riprende da 2000 giri, ha sempre tiro anche ai medi, lo trovi sempre pronto, e poi ha il bello che arriva dopo gli 8000 giri fino ai 12000 giri, dove c'è un ulteriore impulso di potenza che sulla Trident per esempio non c'è, neanche sulla Tiger, che porta ad avere un temperamento, direi, sportivo. Vibrazioni sì, qualcosina sopra gli 8000 però, arrivano a quel regime lì, cominciano a vibrare pedane e manubrio, niente di esagerato, comunque sono vibrazioni che si sentono, ma se stiamo in sesta stiamo già viaggiando oltre i 150 all'ora, quindi siamo a delle velocità che in autostrada non si tengono. A 130 all'ora il motore sta a 7000 giri e di vibrazioni ce ne sono non così tante. Consumi nella giornata di oggi abbiamo rilevato 5,3 litri per 100 km. Quindi diciamo che il motore secondo me è assolutamente il pezzo forte della moto, un motore che porta il 3 cilindri in questa categoria e lo fa molto bene, ha un mix di potenza, coppia, tiro, erogazione, piacevolezza di guida che davvero è ottimo. Le mappature sono abbastanza differenziate tra loro, la Sport è un pochino più aggressiva, la Road un po' morbida, la Rain è veramente tanto morbida, forse quasi superflua visto la caratteristica di gestibilità che ha questo motore, che davvero in questo è addirittura superiore secondo me a quello della Street Triple, perché la gestione del freno motore in questo caso è davvero centrata, mentre sapete che sulla Street Triple abbiamo sempre un po' da ridire che il freno motore è un po' troppo incisivo, qui invece il freno motore è perfettamente calibrato, e quando vai a riprendere in mano il gas, quindi dallo 0 a riprendere in mano il gas i primi 10 gradi di apertura, c'è una gestione del gas davvero centrata, quindi brava Triumph da questo punto di vista. Ultimo argomento, ciclistica. Ho trovato stamattina la moto non così perfettamente bilanciata, ci è stata data con l'assetto standard che è precarico zero praticamente del mono, quindi una moto che tendeva a essere un pochino sbilanciata a livello di funzionamento delle sospensioni, con un mono che tende un po' a essere cedevole tra virgolette, e una forcella che è la Big Piston che invece tende a far fatica a partire e ad affondare quando tu vuoi guidare non sempre col coltello tra i denti. Sapete che non sono un fan della Big Piston e ritrovo un po' in questa moto tutte le sue caratteristiche, quindi una moto che tende a rimanere un pochino alta sul davanti, che appena la strada perde un po' di grip e quindi non va a spingere sulla gomma, che non va a spingere sulla forcella, ha questa caratteristica ed è un peccato perché la moto è super sana di ciclistica, ma perde un filo di maneggevolezza. Dopo una chiacchierata con gli uomini di Triumph in pausa pranzo ho provato a farmi dare un po' di precarico in più, esattamente 5 tacche, quindi da 0 a 5 tacche, e la situazione è nettamente migliorata. La moto si ribilancia, sicuramente il funzionamento delle sospensioni diventa un pochino più pari tra virgolette tra anteriore e posteriore, essendo più carica sul davanti si va a ingaggiare maggiormente la forcella, guadagna feeling, insomma tutto ne viene migliorato, tutto però senza raggiungere l'assoluta perfezione, che comunque non esiste, lo sapete. Secondo me con una forcella un pochino più scorrevole, un pochino meno precaricata di molla, questa moto potrebbe avere ulteriori vantaggi a livello di maneggevolezza. La forcella però del resto funziona bene in frenata, è ben sostenuta, non affonda troppo, anche se ha sempre una parte finale in cui sembra sempre fare un pochino muro. Già che ci sono, parlo dei freni, non ho nulla di particolare da segnalare, frenano, funzionano bene, buona potenza, un buon posteriore, forse un 5% in più di potenza posteriore non mi sarebbe dispiaciuta, anteriore una leva che mi ha dato un feeling discreto, quindi sui freni devo dire niente da dire.
Devo dire che ritrovo nella Daytona la filosofia Triumph, che preferisce moto molto stabili a moto molto agili. Anche qui c'è tanta stabilità però è una moto che richiede, rispetto ad alcune concorrenti dello stesso segmento, un po' di sforzo in più fisico per poter essere guidata, una cosa che abbiamo rilevato ad esempio anche in comparativa con la Street Triple RS. È proprio una filosofia di Triumph questa, perché è la moto più stabile, sicuramente più rassicurante per chi non è tanto esperto, di contro ovviamente richiede un piccolo sforzo in più per poter essere guidata. Qui credo che sia un po' un mix di cose, questo piccolo sforzo fisico che richiede in più, tra il manubrio che è un pochino chiuso, la forcella che se affondasse un pochino di più sarebbe sicuramente di aiuto per rendere la moto più maneggevole, e anche le gomme Michelin Power 6 che sì sono agili, ma sull'anteriore con una forcella così rigida non ti restituiscono un feeling perfetto, soprattutto se insisti con i freni in mano a entrare in curva. Detto questo, secondo me il progetto per la cifra a cui viene venduto è sicuramente molto competitivo. Speriamo di riuscire a metterla presto in comparativa con altre sue concorrenti dello stesso segmento, per capire poi chi potrà spiccare in questo segmento di super sportive carenate di media cilindrata new age, chiamiamole così, che sta vivendo un momento di splendore. Questo è tutto quello che mi sono segnato sulla Triumph Daytona 660. Se avete domande qua sotto nei commenti, io come sapete rispondo sempre a tutti, e noi ci vediamo al prossimo video.